belli. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video ragazzi. Oggi sono qui con la mia mammona, madre genitrice. Guardate che bella. Ciao mamma, ciao, saluta i tuoi fans. Ciao. Io ho cominciato boom col botto e tu ciao, un po' più di vita. 3, 2, 1, saluta. Ciao. Brava. Oggi perché sono qui con lei, con cotale persona? Perché mi è venuto in mind e siccome io sapete che ogni lavoro che ho fatto praticamente nella mia vita, quasi tutti sono stati a contatto con le madri coreane, perché prima ti ricordo che ho lavorato negli asili, quindi madri tutti i giorni, poi ho fatto il programma per bambini, quindi lavoravo con i bambini e con le madri lì che stavano a guardare. Ho pensato, siccome ho tutta questa esperienza di 7 anni di madri coreane e qui c'è la mia mamma italiana, perché non fare un video paragonativo tra le madri coreane e quelle italiane? Una proprio ideona perfettosa, non trovi? Così apprezzerai la madre italiana. Forse sì, adesso diciamo. Non è detto. Questo video sarà molto spettacoloso, ma prima di incominciare vi devo dire una cosa che mi sta molto a cuore, mamma, e probabilmente sta a cuore anche molto a te, perché dovete sapere che il governo coreano della cultura e dell'informazione ha messo un video online recentemente che parla della pace nella penisola di Corea, che è un argomento che interessa anche a te madre, vero? Perché tu sei sempre molto preoccupata della situazione guerrosa che c'è in Corea del Sud. È un video importante che il governo vuole che voi guardate se avete interesse in Corea e soprattutto nell'andare in Corea, e per invogliarvi ha fatto questo concorso. Insomma, se voi guardate il video e commentate sotto, se nel commento mettete anche la vostra email, il governo sceglierà 50 persone, quindi 50 di voi, che sono tantissimi, e 50 di voi vinceranno un buono di $50 da spendere su Amazon. Quindi se volete questi $50 e soprattutto se volete informarvi sulla situazione pacciosa della Corea del Sud, il video ve lo lascio qui sotto. Il concorso finirà il 18, quindi insomma entro il 18 commentate e i vincitori verranno annunciati, mi sembra il 23, ma non vorrei dire cavolatine nel caso guardate sotto, insomma vi lascio tutto qua e incominciamo. Bene, ho scritto qui dei punti, 7, 8, svariati punti di cui parlare e che andremo ad analizzare uno per uno, punto per punto. Il primo punto che voglio analizzare è l'amore. L'amore però in che punto di vista? Cos'è questo sbuffo? L'amore. Mamma, ormai tu hai perso l'amore dopo... No, sei ancora innamorata? Ma ci mancherebbe. Vabbè, dopo 40 anni col papà, dai, su, dai. Non sto parlando del papà. Di chi sei innamorata, mamma Dio? Io voglio vedere l'uccello! Se il tuo figlio o la tua figlia ti porta un fidanzato o una fidanzata, che requisiti deve avere questa persona che ti porta in casa? In Corea del Sud funziona ancora come un po' in Italia negli anni 20, tipo che praticamente devi presentare il fidanzato o la fidanzata ai genitori e questi genitori devono approvare in base a delle skills che il fidanzato ha. Per esempio studiare o essere laureato in una buona università, o avere un bel lavoro, essere belli e prorompenti. Queste sono tutte cose che aiutano. Diciamo che ai giorni d'oggi si sta un pochino allevando questa cosa. Comunque va presentato il fidanzato, quindi deve essere approvato. Grazie al cielo diciamo, gli standard si stanno un po' abbassando. Tu il papà l'hai presentato ai genitori? Io il papà l'ho presentato e non è piaciuto a mio padre. E quindi cosa è successo? Però l'hai sposato lo stesso, scusa. Ma certo che l'ho sposato lo stesso. Vedi, quindi... Sì, però io ero una figlia ribelle. Ok, rebel, vedi? Invece al giorno d'oggi, cioè se io ti presentassi per esempio Gio, tu lo accetteresti anche se non è pieno di lira? Allora, deve essere, a mio parere, un ragazzo deve essere, allora, se fosse bello, ricco e... Frizzicarello? Come dice Marco, sarebbe il massimo. A me basta che sia bello. Deve essere No, bello. Cioè aspetta. Gio è bello, dai. No, un attimo, bello dentro. Ok. No. Sono bello! Il secondo punto di cui vorrei parlare è una cosa molto diversosa tra Italia e Corea, e sono gli sordi. Gli sordi come vengono gestiti dai genitori. Diciamo che in Corea del Sud i soldi che il genitore investe nel figlio poi
un certo modo si aspettano che vengano ritornati indietro, quindi è più un prestito che un regalare i soldi. Ma questo ha un motivo dietro, secondo me. Le università in Corea e l'educazione costa una cifra, ragazzi, ma boom 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 boom. I bambini, i ragazzini vanno ogni pomeriggio alle accademie. Queste accademie costano anche 1.000 euro al mese, quindi insomma 1.000 euro al mese che vanno boom 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 boom. In più le università costano almeno 20.000-30.000 euro all'anno, quindi capite che tutti i soldi che hanno sti poveri genitori vanno via e spariscono in questo buco nero di educazione. Quindi un genitore giustamente vabbè, può voler bene quanto vuole al figlio, ma se quei soldi poi non li ha più perché li dà tutti indietro, perché sai, pagare l'università e 1.000 euro in più al mese per le accademie, così poi magari non ce li hai più neanche tu. Quindi capisco che rivoglia indietro i soldi che hai investito sul figlio. Beh, io sono dell'idea che se fai un figlio devi dare al figlio, cioè non è il figlio che ti chiede di venire al mondo, quindi devi cercare di dare il più possibile per farlo crescere al meglio. Io sono d'accordo, cioè se io avessi un figlio, chiaramente se lui vuole andare all'università e costa 30.000 euro e io posso permettermelo, glieli do volentieri, mica gli dico sì però ridammeli entro 5 anni. Però capisco anche le persone che magari spendono tutti i soldi per il figlio per mandarlo nelle scuole migliori e poi rimangono senza, quindi insomma diciamo che è capibile. Altra cosa che secondo me è molto diversosa tra Italia e Corea è il prendersi cura dei genitori quando invecchiano. Infatti non ho mai visto una casa di riposo in Corea e so che ce ne sono, ma sono veramente pochissime e costano una marea di soldi. Infatti in Corea del Sud è cosa buona e giusta e comune accaparrarsi il genitore e portarselo in casa quando insomma non è più in grado di essere autonomo. In Corea del Sud è visto proprio come un affronto se tu non vuoi tua madre che ti ha cresciuto tutti questi anni, come non la vuoi volere quando invecchia. E beh, così come rivuoi indietro i soldi. Esatto, vuoi anche dietro il lavoro che hai fatto. Coerenza in fondo. Sono molto coerenti effettivamente. Qui come funziona invece, madre? Tu cosa ti aspetti da me? Ti aspetti che io ti porti in Corea da me quando invecchi? Non mi aspetto nulla, anzi sto già pensando a una casa per anziani. Amore, no, non andare in casa per anziani, patata. Anche perché so che ci sono delle liste lunghissime. Quindi Ci sono delle liste ti vuoi di già anni, infilare. quindi già sto cominciando a muovermi. Adesso una cosa che mi ha sconvolto negli anni proprio, perché io stando con le mamme di bambini piccoli ne ho sentite di robe e sentivo robe che mi facevano rabbrividire le pele, accapponare la pelle, perché sentivo cose tipo quando mia figlia cresce si deve rifare un po' il nasino, le cose perché è un pochino storto, ed erano delle bambine di ragazzi, cioè 5 anni, capito? Quindi la mamma già pensava come si sarebbe rifatta in futuro. E spesso sento tipo al telefono, quando magari i miei amici parlano al telefono con le mamme, i genitori, sento le mamme che dicono ma stai facendo la dieta? Stai ingrassando? Stai facendo? Quindi sento più cose negative che dicono i genitori ai figli più che quelle positive, mentre invece secondo me in Italia è un pochino più sul accettati e sii te stesso. Cosa ne pensi? Vabbè, lo sappiamo bene cosa pensano le mamme italiane. Mangia e ingrassa. No, ogni scarrafone è bella mamma so. Amore, questo è vero, però scusa, pensaci, non potrebbero volere dire queste cose per il bene dei figli, queste mamme, perché cioè, una persona che ingrassa fa anche male al fisico, cioè nel senso. Allora, se lì sono d'accordo con te, cioè, sul benessere fisico sì, ma sul farsi il nasino proprio. Io sono contro le operazioni chirurgiche. Ok, ecco. Diciamo da un punto di vista di chirurgia estetica, se posso cambiare senza farmi incidere, allora meglio. Ok. Adesso andiamo a argomenti un po' meno bombosi, ma comunque che mi rendono un pochino capito? No, neanche io. Parliamo dello shopping, perché la mamma coreana a un certo punto della sua esistenza diventa ajumma, si dice, no? Tu sai cosa vuol dire ajumma? Vuol dire signora in coreano. C'è proprio uno stile tipico della ajumma coreana. Sono i capelli permanentati ricci,
Poi la visiera, ok, quando tu esci devi avere la visiera che ti protegge dal sole. In realtà poi c'ha dei vestiti apposta, ora farò vedere delle immagini così è tutto più chiaro. Le mamme italiane invece, come potete vedere, ragazzi, guardate quanto, cioè è più alla moda di me, guardate quanto è bello questo maglioncino. Cioè tu vai dal parrucchiere ogni settimana, comunque usi tutte le cremine, Dior, Je veux, Le Beurre, ti metti comunque dei vestitini belli. Mi sembra che c'è molta differenza, no? Tu quanti anni hai? Vuoi dire quanti anni hai, mamma? No, no, niente da nascondere, 61. 61 e gnocca di bambù ancora, bella gnocca che ha ancora tanto da dare. Mamma, tu hai tanto da dare ancora, vero? Spero. Spero, e dai in giro, vai. L'ultimo punto di cui voglio parlare è la tecnologia, perché qui le mamme coreane, boom, te fanno proprio ermazzo, perché Ci credo. la signora, anche anziana, non dico solamente il genitore, ma la signora anziana coreana è un mostro di tecnologia, e io vedo spessissimo in metropolitana ste vecchie, anche non per forza mamme, ma anche le vecchie con il cellulare touchscreen che giocano tipo a Angry Birds e fanno le robot, bellissimo, sono proprio Quelli, stupende. Angry Birds. Sì, però vedi che le sai. Tra l'altro, Sono loro. giuro, non l'ho fatto apposta, ma io c'ho i Loro. pupazzetti di Angry Birds. Vabbè, brava, vedi che almeno conosci. Comunque, per dire, sono molto tecnologicamente avanzate, invece mi rendo conto che almeno la mia madre, non so la vostra, anzi scrivete sotto com'è la vostra mamma tecnologicamente, ma la mia è un pochino tipo... Ogni volta che torno c'è un Marco! Ogni 2 secondi. Che cos'è questo segno qui sul cellulare in alto? Mamma, è un messaggio che è arrivato. Sì. E quindi se non lo leggo mi rimane lì? Sì, mamma, se non lo leggi rimane lì. Non è vero. Vabbè, un po' così, mamma, te lo dico. Mamma, ammetti che non sei brava con la tecnologia, fai mea colpa. 3, 2, 1, mea colpa. Ammetto. Ecco, però devo dire che hai Instagram e sei più attiva di me, questo sì. Non so fare però le Instagram stories. Beh, quello è il livello successivo, tra un annetto o 2 te lo insegno. Anzi, seguitela su Instagram, che mia mamma fa di quelle foto pazzesche. Sicuramente è più attiva di me su Instagram. E questo è tutto per questo video, spero che ora abbiate un'idea più chiarosa di come la mamma coreana e quella italiana siano. Tu ora ce l'hai? Io sì. Potete seguirmi su Instagram e Facebook, anche mia mamma ha Instagram, seguitela in tutti quanti che è molto, ma bellissima, proprio delle foto belle, soprattutto mette le mie foto di quando sono piccolo e mi smerda in giro. Se volete offrirmi un caffè c'è il link di Coffee qua sotto in descrizione, noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza, carbonara. Ciao! Plum 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 plum.